Salve ragazzi! Ottenere il massimo dai propri soldi, soprattutto in questo periodo di forte inflazione, è fondamentale. E se c'è uno store online dove è possibile risparmiare grazie a prezzi bassissimi, continue offerte e persino ottenere articoli gratis, questo è Wish. Wish, ormai lo conoscono tutti, è una piattaforma di e-commerce americana con prezzi incredibilmente convenienti e prodotti intriganti. Nel suo immenso catalogo è possibile trovare praticamente di tutto, dalle extension per capelli, ai detersivi, agli smartphone, alle scarpe, dai vestiti, agli articoli per l'informatica. Va precisato che la maggior parte degli store presenti su Wish è di origine cinese, il che talvolta solleva dubbi sulla qualità dei prodotti, ma di questo argomento e di come scegliere i giusti articoli da acquistare parlerò in un prossimo video. Dopo il video in cui ho spiegato come recuperare ed utilizzare in modo corretto le chiavette USB regalate su quel portale, molti mi hanno chiesto la giusta procedura per poter richiedere il rimborso di un articolo su Wish. Mettiamo subito due punti fermi. Su Wish il reso non esiste. Sul sito di Wish è scritto chiaramente che accettano il reso per tutti gli articoli che non ci hanno soddisfatto entro 30 giorni dalla consegna. Tuttavia, nella realtà, la restituzione di un articolo, il reso, è pressoché impossibile in quasi tutti i casi e la ragione è comprensibile. Spedire un pacco in Cina costerebbe molto più dell'articolo stesso. Quando i venditori spediscono gli articoli, lo fanno in grandi quantità a prezzi agevolati, ma se dovessimo farlo noi, risulterebbe un'operazione impraticabile. Il rimborso è quasi sempre automatico e potremo tenerci l'articolo. Nella maggior parte delle situazioni in cui si richiede assistenza per un problema, il rimborso completo, quindi costo dell'articolo più spese di spedizione, ci viene effettuato senza battere ciglio. E ci viene anche ben specificato che non dobbiamo effettuare nessuna restituzione e possiamo tenerci l'articolo. I motivi per chiedere un rimborso su Wish possono essere molteplici, dalla mancata consegna entro i tempi promessi a un articolo che non risponde alle aspettative. Insomma, c'è una vasta gamma di motivazioni valide. Tuttavia, vi consiglio di non abusare di questa pratica. Se si effettuano numerosi rimborsi consecutivi, intorno ai 15, Wish potrebbe sospettare un uso scorretto e bloccare il nostro account. La procedura per richiedere un rimborso su Wish può variare a seconda delle politiche adottate dai singoli venditori. Vediamo come procedere in ogni situazione? Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale and let's go! Su Wish è possibile effettuare la procedura di rimborso di un articolo sia da app smartphone che da PC. Negli esempi che vi mostrerò, per praticità accederò a Wish via browser da PC, perché preferisco mostrarvi i procedimenti su uno schermo più grande, ma da app smartphone il procedimento è del tutto identico. Per richiedere il rimborso di un articolo da app Android, basta cliccare sulla tripla barra orizzontale presente in basso a destra per aprire il menu e poi fare un tap su I tuoi ordini per accedere alla nostra cronologia degli ordini. Dall'elenco scegliamo l'articolo del quale vogliamo richiedere il rimborso, andiamo in basso fino a trovare la voce "Ho bisogno di aiuto con questo articolo" e poi tap su Assistenza. Negli esempi che vi mostrerò chiederò il rimborso di articoli di pochi euro, ma il meccanismo è lo stesso anche per articoli che costano qualche centinaio di euro. Vediamo quindi i tre diversi casi che si possono presentare quando chiediamo un rimborso su Wish. Primo caso, articolo consegnato di cui non siamo soddisfatti. Ho ordinato un tool che dalla foto mi sembrava bello,
solido ed efficiente. Ma quando mi è arrivato si è dimostrato fragile e totalmente inutile. Sul sito di Wish l'articolo è stato contrassegnato come consegnato, cosa che molto spesso, quando si tratta di articoli dal costo irrisorio, non succede. Quindi non posso effettuare la richiesta di rimborso per articolo non arrivato. Vado sull'icona del menu, poi in cronologia degli ordini. In corrispondenza dell'articolo di cui voglio chiedere rimborso, clicco su Dettagli articolo. Clic in basso a sinistra su Hai bisogno di aiuto con questo articolo? E poi su Contatta assistenza. Nella chat automatica che si apre, scelgo la voce L'articolo non ha soddisfatto le aspettative. Poi scelgo la voce L'articolo non si accende o non funziona. E nell'apposito modulo descrivo il problema, scrivendo troppo delicato, si è rotto al primo utilizzo. In Allega almeno una foto dell'articolo, seleziono una foto scattata con il mio smartphone. Ma in realtà tutto quello che sto facendo è praticamente inutile. Infatti non ci sarà nessun controllo né sulla descrizione che ho descritto né sulla foto che sto allegando. Quasi quasi ci metto la foto di un ananas. Ed infine clic su Invia. Ed ecco che il bot, in automatico, senza effettuare il minimo controllo, mi rimborsa l'articolo e mi dice che posso tenermelo. Tutto qui. Secondo caso, articolo che non è stato consegnato nei tempi previsti. Ordine effettuato il 7 settembre, con consegna prevista per il 24 ottobre. Il 25 ottobre, non avendo ricevuto nulla, vado su Wish, dettagli articolo, hai bisogno di aiuto con questo articolo, contatta assistenza, hai ricevuto questo articolo, clicco su no, mi consigliano di aspettare ancora un po', clicco su voglio ulteriore assistenza. Piacevole sorpresa, mi regalano uno sconto di 5 euro sul mio prossimo ordine e mi chiedono di attendere fino al 31 ottobre. Il 1 novembre, non avendo ancora ricevuto nulla, torno nell'apposita sezione. Hai ricevuto questo articolo? Clicco su no ed emettono un rimborso completo, dicendomi inoltre che se l'articolo dovesse arrivare potrei tenermelo. Considerato che ho avuto anche uno sconto di 5 euro sul mio prossimo ordine, direi che non posso proprio lamentarmi. Terzo caso, trattativa con agente assistenza. Ho ordinato questi 2 fermaporte, ma mi sono arrivati senza viti e tasselli, quindi non posso installarli. Clic su Dettaglio articolo, poi su Hai bisogno di aiuto con questo articolo? Contatta assistenza. L'articolo non ha soddisfatto le aspettative. All'articolo mancano delle parti essenziali. A questo punto mi chiede di contattare un agente assistenza, quindi non sarà più un bot a gestire la mia pratica, ma una persona in carne ed ossa. Di conseguenza dobbiamo cercare di descrivere il problema in modo preciso, perché verrà appunto letto da una persona reale che poi deciderà se rimborsarci o meno. Gli dico: mancano viti e tasselli. Allego una foto e clic su invia. Come ben specificato, la risposta può richiedere fino a 3 giorni di tempo. Non resta che attendere. Dopo un paio di giorni ricevo il seguente messaggio in cui mi propongono un rimborso del 20%.
Avranno valutato il costo delle viti e dei tasselli che mancano. Posso accettare o magari continuare la trattativa. Gli dico che voglio qualcosa in più oppure che mi spediscano le parti mancanti. Hanno aumentato la loro offerta di rimborso al 25%. Potrei sicuramente arrivare al 50%, ma si tratta di pochi euro e quello che mi interessa è mostrarvi come funziona la cosa. Quindi accetto ed ottengo il rimborso del 25%. Le politiche di Wish promettono una restituzione di articoli problematici entro 30 giorni dalla consegna, ma nella pratica il reso è praticamente impraticabile, soprattutto considerando la provenienza cinese della maggior parte dei prodotti. La buona notizia è che se riscontriamo un problema con un articolo, possiamo richiedere un rimborso in modo facile e veloce. Nella stragrande maggioranza dei casi, Wish è solito fornire rimborsi completi e consente di tenersi l'articolo non consegnato, che molto probabilmente ci arriverà in seguito, o l'articolo problematico. È fondamentale essere onesti quando si richiede un rimborso e presentare motivazioni valide e legittime. Abusare di questa pratica potrebbe portare a conseguenze negative come il blocco dell'account. Ricordo inoltre che è sempre utile leggere le recensioni dei prodotti e dei venditori prima di effettuare un acquisto. Questo aiuta a fare scelte più informate e a ridurre le probabilità di incorrere in acquisti insoddisfacenti. Infine, ricordarsi che la chiave per un'esperienza positiva su Wish e in qualsiasi altra piattaforma di e-commerce è la consapevolezza dei propri diritti come consumatori. Così facendo si può sfruttare appieno i vantaggi offerti da Wish e fare acquisti online in modo più intelligente e conveniente. Grazie per la visione, spero di non aver tralasciato niente di importante. Se il video vi è stato utile, vi prego di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Se non vi è piaciuto, iscrivetevi lo stesso sulla fiducia. Il prossimo vi sarà sicuramente utilissimo. Se vuoi consigliarmi un argomento su cui realizzare un video tutorial, trovi il link all'apposito modulo in descrizione. Un saluto, alla prossima!